Buongiorno, sono Jordan Mozzanica e rappresento la seconda generazione della Mozzanica. Con questa rubrica voglio incontrare coloro che hanno deciso di seguire i passi del proprio genitore. Voglio sapere come mai, voglio sapere che strada hanno fatto, voglio sapere che difficoltà hanno superato, ma soprattutto quando è stato quel momento in cui da figli sono diventati imprenditori. Bene Pietro, eccoci qui, buongiorno, grazie di questo momento, grazie di questa intervista che mi concedi, grazie che hai accettato di partecipare a questo progetto, no? Da figli a imprenditori. Grazie a te per l'opportunità che mi dai di raccontare Sì, questa storia. mi hai anticipato qualcosa, la tua storia è veramente interessante, però partiamo subito con la prima domanda. Come hai iniziato? Ma io come ho iniziato tanto tempo fa nel senso che la volontà di percorrere questa strada è iniziata veramente da giovane, tant'è che un po' per poca applicazione negli studi e tante altre cose, diciamo che ho iniziato molto presto a lavorare con mio padre e a studiare alla sera, quindi ho fatto le serali, la ragioneria serale, ho iniziato che avevo 17, quasi 18 anni a iniziare il lavoro in questa azienda, che non eravamo in questa sede, eravamo nella sede precedente, però l'età è quella, 18 anni. 18 anni. Sono passati un po' di anni. Diciamo. Quindi studiavi alla sera? Studiavo la lavoravi sera, di giorno? lavoravo di giorno. Allora, tu adesso sei socio e titolare dell'impresa, Sì. una grossa impresa perché è una grossa realtà della Brianza, della Lombardia, oso dire, tranquillamente. Sì, Sì. Grazie. Okay. Però mi chiedo, cioè sicuramente tu non è che sei arrivato, questo è mio figlio, tum, sopra. No, anzi, il percorso è stato diciamo abbastanza lungo inizialmente, perché comunque partiamo da una situazione dove mio padre ha creato tutto veramente da niente, non era una cosa di famiglia, non era una cosa che anche lui è cresciuto dentro, ma è una cosa che proprio è iniziata da zero completamente, tant'è che ha iniziato come meccanico, ha girato un sacco di officine, nel senso che lui a 9 anni è rimasto orfano, quindi mia nonna aveva un sali e tabacchi di una frazione di un paesino, quindi una cosa molto easy. Lui aveva questa passione, quindi ha iniziato da giovanissimo, all'epoca si iniziava a lavorare subito appena si poteva uscire di casa, e ha iniziato da lì, quindi ha girato le realtà locali, realtà un po' più grandi, fino a che poi ha deciso negli ultimi anni degli anni 70, quindi dal 76-77, di intraprendere l'attività da solo in una piccolissima officina a Calco, che non esiste neanche più in questo momento, e poi dopo siamo arrivati. Poi sei arrivato tu, hai iniziato Ho dall'officina, iniziato a lavare le macchine, perché io alla fine sì, ufficialmente a 18 anni, diciamo, ho iniziato ad essere assunto nell'azienda come dipendente, ma fin da ragazzino io l'estate li passavo a lavare le vetture. Infatti mi dicevi che tu l'oratorio feriale non l'hai fatto. Non ho mai visto, l'ho visto pochissimo, nel senso che, ma non per un obbligo, ma proprio per una volontà di trovarmi sempre comunque un po' nel mondo di mio padre, che comunque vedevo come un mondo che mi apparteneva in qualche maniera fin veramente da piccolo. Deduco hai fatto tutta la scala, quindi da lavare le macchine, sistemare le macchine, Lavare vendere le macchine. sistemare le macchine sì, in parte, poi diciamo che poi crescendo avevamo un carattere abbastanza contrastante mio padre, quindi tendenzialmente non lavoravamo molto insieme, nel senso di lui era un meccanico vero, dove sapeva veramente tutto di meccanica, e io mi occupavo un po' di più del reparto vendite, diciamo.
quindi stavo in salone, gestivo un po' più quell'ambito del lavoro. Ma visto che tu mi dici che hai avuto anche, cioè, dei caratteri contrastanti, avete avuto, no? Allora, cioè, mi viene in mente questa domanda, ma tu hai mai avuto delle altre occasioni di lavoro o hai mai pensato di trovare un'altra occasione di lavoro? Allora, il pensare di cambiare, sì, perché ogni volta che c'era una frizione, poi comunque per un discorso di come siamo cresciuti, di rispetto totale alla famiglia, nel senso che comunque ci sono delle gerarchie da rispettare, quindi c'era lo scontro, ma sempre in termini civili, e comunque non avevi mai la ragione restava sempre a mio padre, quindi in quelle situazioni sì, il pensiero di dire ma io cambio, basta, faccio un'altra cosa, passata. Questo era il pensiero. Poi in realtà l'unica occasione che proprio avrei potuto sfruttare, ti parlo anche qua di un sacco di anni fa, perché parliamo già di 26 anni fa, quindi tanti anni fa, e ho fatto il militare nell'Arma dei Carabinieri. Quella probabilmente è stata l'unica esperienza, tra virgolette, lavorativa, differente da quella che sto facendo adesso, che facevo prima, che avrebbe potuto dare una svolta a tutto quello che è. Poi dopo, onestamente, avevo 20 anni, io già lavoravo, avevo 21 anni quando ho finito, io già lavoravo in azienda, sì, il pensiero è durato probabilmente qualche secondo, ma la realtà non ho mai, ma non ho neanche mai cercato una cosa diversa, una cosa differente. Onestamente da giovane, da piccolo diciamo, non vedevo un altro lavoro che non lavorare in mezzo alle auto, nel senso mi sembrava, cioè, una cosa normale. Lavorare in mezzo alle auto era una cosa... Il mio destino, io lavorare in mezzo agli estintori, non lo Esatto, so, perché io non tu- avrei pensato a questa cosa francamente, per questi estintori che vi circondavano di qua, di su, i mezzi, non mezzi, vigili del fuoco, io francamente, partendo dal presupposto che anch'io a 19-20 anni, anch'io volevo entrare nell'Arma, Ecco, sarebbe stata una cosa perché poi, cioè, l'avevi fatto proprio per la patria, per l'Italia, ok. perché sono molto patriottico. E poi arriva mio padre che mi dice ma vieni in azienda di qua di su, eccetera eccetera, e quindi Sì, la storia comune, nel senso... ho fatto un'altra scelta, non mi Io pento poi per col tempo. anzianità, dato che sono più vecchio di te, dovevo fare il Vecchio. servizio, 4 anni in più, militare, quindi ho dovuto scegliere quello che poi alla fine era il percorso che più mi garbava in quel momento, diciamo. Però tu hai parlato tanto di tuo papà Sì? e quindi sei rimasto di fianco a lui per tanto tempo, hai visto proprio anche l'impresa svilupparsi, Sì. e tra l'altro devo dire che è una gran bella impresa, la conosco molto bene, soprattutto il servizio che offre è ottimo, però come avete gestito il passaggio generazionale? Come avete gestito i vari step? Allora, purtroppo la nostra storia è un po', diciamo, un po' non complicata, ma purtroppo ha avuto non ha avuto un lieto fine, ma una brutta fine, perché purtroppo mio padre è venuto a mancare 10 anni fa, e quindi il passaggio generazionale c'è stato, ma fino a un certo punto, purtroppo, nel senso che avrei preferito ovviamente poter percorrere questo passaggio generazionale per molti anni in più, nel senso avere comunque una persona con la sua esperienza, con la sua visione, perché comunque anche la sua visione è per potersi confrontare, perché comunque è una cosa che a me è mancata, ho avuto fino a un certo punto, e tra l'altro negli ultimi anni lui, avendo affrontato una malattia importante, si è ammalato giovanissimo, aveva 59 anni, mio padre quando si è ammalato,
anche lui inizialmente ha sempre avuto lo spirito combattivo, però diciamo che dei 6 anni in cui è stato 7 anni quasi che è stato malato, gli ultimi anni era sempre meno presente in azienda e avevo sempre meno il suo aiuto, comunque la sua figura di riferimento per poter confrontarsi nelle scelte, perché poi alla fine la cosa che io dico sempre a tanti miei clienti, amici che vivono la mia situazione, la tua situazione, quando c'è il titolare, il padre in azienda, dove le visioni sono totalmente differenti. Padre, figlio, quello che fa il padre sembra quasi sempre sbagliato, in realtà quando poi non hai più questa persona. No, dico, quello che fa il figlio sembra quasi per sbagliato, quello che fa il padre... Però il figlio vede quello che fa il padre dicendo ma io l'avrei fatto sicuramente differente, sicuramente meglio. Perché non ci arriva, caspita, ma non capisce che è così. È la situazione che poi credo vivano un po' tutti, però io dico sempre a tutti, finché c'è, confrontati, litiga, guarda le cose, perché poi quando non c'è la responsabilità e tutte le decisioni sono in capo a te, quindi giusto o sbagliato, finché c'è chi ha fondato tutto, il padre, quindi comunque hai una responsabilità, hai una tua visione, ma comunque viene condivisa ed è tutto più leggero. Quando sei solo tu, fortunatamente noi siamo una famiglia, nel senso che una delle cose che veramente mio padre ha fatto super bene, che è venuta benissimo, è l'unione della famiglia, perché noi siamo 3 fratelli che lavoriamo tutti e 3 insieme, c'è mia madre che anche lei è qui, quindi è una cosa che è venuta benissimo, la famiglia, noi ci confrontiamo tanto, però poi quando arrivi a prendere delle decisioni le devi prendere tu. Io mi fai venire in mente una cosa che mi ha fatto riflettere molto anche sul rapporto con mio padre, che è inevitabile che ci siano dei contrasti, inevitabile in una maniera incredibile, però mi ricordo un'immagine che mi ha fatto riflettere che diceva: sei un bambino e vedi tuo padre come il top, inizi a crescere e inizi a vedere qualcosa che non va. Poi sei tra i 20 anni, i 30 anni, eccetera, io lo farei così. Assolutamente meglio, soprattutto. Poi arriva il momento che lui non c'è, che dici: io ho bisogno di te. Io ho bisogno di te, ho bisogno di sentirmi dire sì, ma guarda anche questa cosa, perché ovviamente quando uno crede in una cosa, almeno io personalmente poi sono di carattere che sono molto positivo, non sono un negativo assolutamente, sono molto positivo, credo nelle persone. Credo quando ho un'idea, ahimè, vedo sempre il positivo, vedo sempre meno il negativo, nel senso che dico sì, ma perché non può non funzionare? È una cosa che funziona, mi impegno, funziona, ci metto. In realtà chi ha creato tutto ha un'altra visione, tu hai una visione e quello ti manca. Infatti il passaggio generazionale, ci sono delle realtà che conosco dove anche tu stesso, c'è tuo padre, dove comunque probabilmente avrete delle opinioni contrastanti, però c'è sempre un confronto che poi porta a una cosa costruttiva. A questo punto facciamo delle domande che sono anche domande un po' difficili, ovvero mi hai detto adesso il momento difficile che hai passato con tuo padre per la via della sua malattia, però in un'ottica proprio di imprenditore, di passaggio, io volevo chiederti quali altri momenti difficili hai avuto e se ci sono stati proprio dei momenti o se ci sono a volte dei momenti ancora in cui dici caspita, non sono pronto. Beh, essere pronti, cioè riuscire ad arrivare a dire ma sì, sono pronto, vuol dire che non stai facendo abbastanza, secondo me. Io sono un po'... Io credo di essere sempre in ritardo, credo di non essere mai... di non riuscire mai a fare quanto si potrebbe fare. La mia idea è proprio quella, cioè io arrivare a dire sono pronto, dico
è una sicurezza che non mi posso ancora concedere, nel senso che io abbiamo sviluppato qualcosa in più, abbiamo creato delle cose diverse in azienda, però non lo so, la vedo un po' come una cosa dove sono arrivato, ok, sono pronto, sono arrivato. Un po' di presuntuoso. Esatto, non mi sento, anzi mi sento sempre, non sono arrivato, non sono ancora arrivato. Ma mi non per sembra di aver pessimismo, fatto poco. Ma proprio perché... proprio per dire io non mi sento di dire che sono pronto, perché di pronto non c'è nessuno, arriva Esatto. sempre qualcosa c'è che sempre ti rimette in gioco. che fa meglio, che fa di più, che si impegna di più, perché io credo che il lavoro sia solo ed esclusivamente impegno e basta, perché la fortuna non è, sul lavoro non esiste la fortuna, e credo che chi arriva a un certo livello è solo esclusivamente per un impegno, per veramente delle capacità, non ci arrivi per fortuna. Se parli di fortuna è il Superenalotto, ma non è il lavoro. Difficoltà sì, difficoltà ce le hai sempre, difficoltà ci sono. Il rapporto con i dipendenti? Il rapporto con i dipendenti è un rapporto che ognuno con i dipendenti ha la sua visione di rapporto. Mio padre era una persona super quadrata, era una persona di un'altra generazione. Io tendenzialmente sono molto più, parliamoci, sono molto più diplomatico e forse anche tante volte dico anche troppo, ma preferisco avere un rapporto dove da parte mia almeno ci sia la massima sincerità, la massima opportunità di parlare di qualsiasi cosa, di tutto, quindi qualsiasi problema, qualsiasi cosa se ne può parlare. Poi io dico sempre che non sono un grande valutatore di nuove risorse, perché io credo nelle persone, quindi... Anch'io credo, io ho sempre detto, mi ricordo quando mio zio dicevo sempre, vedi quello cosa ha fatto, vedi quello di cui è, io dicevo, mi raccomando zio, non perdere mai la fiducia nelle persone. Ammetto che ultimamente certe persone mi hanno dato perdi un la po', fiducia, assolutamente, ma sì, c'è il chi fatto ti che potrà magari dire. c'è stato qualcuno che ha fatto questo non ti deve in No, io dico automatico sempre, fermare. il giorno no c'è per tutti. Io ho il giorno no, tu hai il giorno no, il dipendente ha il giorno no, poi il giorno no è tutti i giorni, ok, parliamo. Però l'errore c'è, le incomprensioni assolutamente. In realtà ti dico, il momento più dove ho fatto fatica, dove comunque più che fatica è subito dopo la morte di mio padre, quindi il giorno 2, dove comunque l'idea è che io e le mie sorelle non fossimo all'altezza di tutto, di quello che aveva creato lui, di come l'aveva gestito lui, di quello che aveva fatto. E onestamente sì, alle volte ci ho anche pensato, però ho sempre detto no, io vivo sempre con l'idea che siamo tutti uomini uguali, quindi se lo fa una persona con l'impegno dovuto, con la dedizione dovuta, ci puoi arrivare per forza. Quindi ho creduto in quello, abbiamo creduto in quello, perché comunque all'inizio, ti dico, su un'attività, comunque sul territorio, dopo noi abbiamo fatto un'evoluzione di quello che ci ha lasciato nostro padre, però inizialmente l'idea, soprattutto nel territorio, era che venderanno, chiuderanno, non sarà... Io invece sono il testimone, perché io vivevo da un paese vicino a quello dove tuo padre aveva la sua prima attività, e da bambino io vedevo questa autoservice che cresceva, e adesso che sei qui, non lo dico, ma la tua attività è 2 volte e mezzo quello che c'era, sì, quello che era stata fondata da tuo padre. Quello è vero, nel senso sia come dipendenti, come tutto, perché alla fine poi dopo
con mio padre c'è stata anche una cosa dove, nel senso, la malattia si è comunque capito che non se ne veniva fuori dopo anni e era un continuo rincorrere. Anche lui mi fa: non posso più creare debiti sull'azienda, nel senso di investire, di creare cose nel momento in cui io verrò a mancare. Sarai tu che, se vorrai, andrai avanti, investirai, farai cose nuove, eccetera, eccetera. Quindi quando ci siamo trovati appunto il giorno 2, diciamo, siamo trovati, avevamo 4 dipendenti, 5 dipendenti, eravamo io, mia sorella, l'altra mia sorella, mia mamma, siamo ripartiti da lì, nel senso, ok, cosa possiamo fare per andare avanti, per incrementare, perché comunque avevamo una struttura elefantesca, perché comunque la struttura è grandissima e metà era totalmente vuota, era una cosa che dovevamo comunque gestire, e da lì siamo partiti con calma. 1 anno e mezzo dopo abbiamo deciso di implementare la carrozzeria, cosa che per noi era un mondo totalmente estraneo, nel senso che non avevamo mai avuto esperienze di carrozzeria, però la mia idea era creare un centro dove tu veramente potevi avere tutto quello che ti possa servire sulla tua vettura. Tu me la porti, ti faccio tutto, quindi abbiamo implementato la carrozzeria, reparto pneumatici già l'avevamo, l'officina l'abbiamo implementata di attrezzature, di dipendenti, per il marchio Mercedes che rappresentiamo da più anni. Facciamo il servizio 24 ore, che è un impegno fuori da ogni logica, perché è 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Tu ne hai avuto prova che arriviamo. È pazzesco, io infatti... E arrivo io o uno dei miei, nel senso sì. non... No, questo ma infatti io ti ascolto e io confermo ogni singola cosa, perché essendo comunque tu anche il mio fornitore, devo dire che effettivamente quando ho dovuto cambiare fornitore, non per causa tua, per carità, ma semplicemente perché c'era un'auto a disposizione, dovevo usarla fino al termine del contratto, mi sono trovato malissimo, perché non sentivo quel servizio, quella cura, quell'attenzione, quella vicinanza. Io invece ho ben presente che quando un vandalo mi aveva tagliato la gomma e io ho chiamato il servizio Mercedes, mia moglie a casa mi diceva: vedrai, aspetterai, dopo 40 minuti tu eri già lì. Esatto. Noi quello che abbiamo cercato di fare in questi anni è implementare tantissimo il servizio post vendita, perché l'emozione di acquistare una vettura c'è, è fantastico, perché la scegli, la configuri, la ritiri, ma tutto finisce nella mezz'ora che tu hai ritirato la vettura. Cioè, l'emozione si esaurisce lì. Poi la utilizzi e dici: ah, che bella macchina, bella vettura, mi piace, ma tu ti ricorderai sì il momento che l'hai ritirata, ma ti ricorderai tutta l'esperienza che avrai dopo, perché devo fare una manutenzione, ho un problema, ho questo, quell'altro. È lì che secondo me oggi, almeno noi ci stiamo provando, bisogna fare la differenza, perché la vendita della vettura sì, è importante, però lì giochi sul prezzo sicuramente, quindi è una cosa molto limitata in quel momento, mentre tutto il servizio di assistenza, mediamente le vetture oggi, lasciando stare i noleggi, quello che è, hanno una vita media di 7-8 anni, quindi per 7-8 anni tu hai un cliente che, se riesci a fidelizzare, lo vedi almeno altre 15-20 volte in questi anni. E noi abbiamo investito proprio in quello, nel senso nel dare questo servizio, nel dare una risposta sempre. I ragazzi che fanno questo servizio che abbiamo parlato di Mercedes 24 ore, quando li prendiamo, la cosa che io gli dico, tu quando ti chiamano devi immaginare una cosa:
di essere tu con la tua famiglia in quella situazione. Non tutti ti capita nel momento sbagliato la telefonata, purtroppo succede. Quello che io dico sempre, a me è capitato da cena di laurea di mia moglie, eravamo io e lei a cena, io ero di turno, sono andato al telefono, gli ho detto dimmi cosa vuoi fare, o rimani qua o vieni con me che devo andare a fare, e sono andato, lei, vabbè, lei per l'amor del cielo è la persona giusta, nel senso che è venuta, non ha mai fatto obiezioni in niente, però gli dico, a tutti dico sempre, tu devi immaginarti di essere in quella situazione, non quello che tu sei comodo nel letto, sul divano o a fare l'aperitivo, tu mettiti dall'altra parte e capisci cos'è l'esigenza. Quindi di questo io te ne parlo tanto perché noi l'anno scorso abbiamo ricevuto i complimenti da Mercedes perché siamo stati i numeri 1 in Italia. Bene, Quindi questa è una gran te ne bella parlo cosa. per questo. Complimenti. È una cosa impegnativa per tutti i ragazzi si sono impegnati alla stragrande, però è una cosa che ti gratifica dopo un po' di anni che lo fai, diciamo. Allora a questo punto arrivo alle ultime due domande. La prima è, che cosa diresti se tu ripercorresti proprio la tua vita da figlio a imprenditore? E la seconda domanda è, adesso che tu sei l'imprenditore di seconda generazione, che piani per il futuro? Ma io dovessi tornare indietro e rivedermi, non cambierei molto, cambierei l'inizio, direi studia di giorno che ti di lavorare hai tempo una vita, veramente. Quello che più veramente mi pesa è non aver continuato gli studi perché avevo, veramente io ero invasato di questo lavoro è riduttivo. Io ero proprio in questo lavoro, io sono nato, sono cresciuto, quindi quello che tornerei indietro è direi studia, tornassi indietro, quello sicuramente, parlerei con mio padre e farei fare prevenzione, quello sicuramente, perché da lì è nato tutto. Però è così, tornassi indietro quello, poi altre cose non ne cambierei perché comunque gli sbagli fanno parte della tua crescita, non cambierei nessun errore perché gli errori ti portano a quello che sei, non puoi, è tutto perfetto, non impari nulla, è sbagliando che tu impari. Il futuro, chi farà questo lavoro dopo di me, se ci sarà, anche perché io ho 3 figli e un nipote, tutti maschi, però i miei figli l'interesse per le auto non lo dimostrano pur essendo giovani. Però io continuerei sulla nostra strada, nel senso che io continuerei a puntare fortemente sul servizio da dare al cliente per il dopo aver venduto la vettura. Cioè sì, vendiamo le vetture perché comunque vanno vendute, altrimenti però che conta è il dopo. Io punterei tanto a quello anche perché io sono super convinto che le auto poi arriveremo al punto dove le case madri le venderanno loro. In autonomia tra internet, social no, ma internet o comunque contatto diretto col costruttore, non più tramite concessionario. Il concessionario sarà una vetrina, ma poi la vendita verrà finalizzata alla casa costruttrice, mentre l'assistenza alla casa costruttrice non la può fare. Quindi tu hai bisogno sul territorio di persone valide che ti risolvono il problema. Il consiglio è continuare da questa parte. Poi il futuro... Ingrandimenti, nuove. Ma ingrandimenti, sai, sì, dopo devi trovare, torniamo alla domanda, tante domande fa, dove il rapporto col personale, più che il rapporto è trovarlo, perché... Voi state investendo sui giovani? Noi tantissimo, io credo tantissimo, oltre che nelle persone, nei giovani, perché il futuro sono loro. Io con le scuole mediamente in azienda abbiamo 5-6 ragazzi che arrivano a scuola.
Ma nel senso che studiano e lavorano oppure? Studiano e lavorano, fanno delle scuole professionali dove li fanno imparare a fare i meccanici, fanno imparare a fare i carrozzieri. Ti dico, purtroppo è visto in Italia, secondo me, è visto come il parcheggio dei ragazzi che non vogliono studiare, nel senso non vuoi fare niente, vabbè, qualcosa devi fare, vai lì, impari un mestiere. In realtà vedo che pochissimi di questi ragazzi hanno la passione o la volontà di imparare veramente a fare qualcosa. È più, devo farlo, facciamolo. Quindi tu giochi anche a cercare di formarli Noi nel giochiamo a far formare, abbiamo comprendere preso anche il proprio valore. tantissime delusioni, perché comunque tu ci investi 3-4 anni dove ti sembra che stai iniziando a mettere le fondamenta per qualcosa di... questi vanno a fare il giardiniere, vanno a fare il muratore, dopo 3 mesi tornano, no, però è faticoso, non è che hai bisogno. Cioè non hanno veramente... Io onestamente in questo momento ho trovato qualche ragazzo che vale, li stiamo formando, però sono pochi. Noi veramente ce ne passano 5, 6, 7 all'anno, nel senso anno scolastico, ma... Però vedo che comunque, cioè, si ritorna proprio a quello che tu dicevi prima, cioè stai affrontando una nota che è difficile, però vedo proprio guardandoti che credi comunque nelle persone, e infatti hai detto che investi tantissimo nei giovani, credi Sì, nei sì. giovani, e la prima cosa che tu hai detto, io sono positivo. Assolutamente, se non sei positivo è tutto più difficile. Conosco gente che si esprime in termini proprio negativi con i giovani e devo dire che a volte, caspita, è vero che la generazione passata critica sempre quella futura, però a volte Però bisogna lo provo dargli... anch'io, sicuramente bisogna dargli possibilità senza ombra di dubbio, bisogna capire che le menti sono diverse e comunque educare vuol dire saper tirar fuori Il meglio il da ogni meglio. persona. Sì, sì, assolutamente. Cioè, gli errori li fanno tutti più. Io onestamente non ho mai ripreso un ragazzo giovane perché ha sbagliato, perché ha commesso un errore. Perché comunque se non- mi arrabbio se lo fa una persona che ha 30 anni che fa questa cosa, dico, cavolo, però non puoi sbagliarmi questa cosa. Ma il ragazzo di 17, 16, 17, 18 anni che sbaglia è normale, cioè è una cosa che deve sbagliare. È meglio che sbaglia adesso, che impara, che quando ha 40-45 anni, dove è arrivato a 40-45 anni a fare il meccanico, ma poi alla fine ha fatto il meccanico alle spalle di un meccanico, guardando e cercando di imparare, ma mai è veramente... Sì, poi loro hanno dei vantaggi rispetto a noi, usano l'intelligenza artificiale come nulla e immagino che anche tu la stai introducendo nei tuoi... Sì. nei tuoi... Sì, perché abbiamo veramente sulle auto di adesso l'elettronica ti crea dei problemi dove realmente fai fatica arrivare in fondo, perché comunque l'auto elettrica piuttosto che le auto plug-in hanno una complessità che il meccanico standard fa un po' più fatica. Certo. Noi abbiamo nel nostro organico un ragazzo che ha fatto tutti i corsi Mercedes, è diventato, i Mercedes lo chiamano Electric Specialist, che è un corso da primi 3 anni di ingegneria informatica, cioè sì, ingegneria elettronica, scusa. E è una cosa molto impegnativa. Ci siamo arrivati, siamo stati tra le primissime officine a diventare un'officina autorizzata per gestire le auto elettriche e EQ di Mercedes, però abbiamo per forza bisogno di questa intelligenza artificiale per arrivare, dando dei parametri che vengono dati dai vari computer, tester, per arrivare a capire più o meno cosa può essere. Poi c'è sempre la persona che segue tutto il discorso, per forza. Bene, Pietro, io ti ringrazio di questo Grazie a tempo te. passato insieme, è stata veramente una gran bella intervista e hai raccontato delle cose anche molto emozionanti. Bene. Quindi auguri Grazie. per il tuo futuro A te, auguri a te. da figlio a imprenditore di seconda generazione. Grazie.